Bentornati nel teatro dei sogni e nell'arena della verità, bentornati su Turkey News Magazine. Nella grande opera della televisione turca ci sono duetti che si dissolvono quando il sipario cala, e poi ci sono duetti che continuano a vibrare nei corridoi della memoria, come un'eco ostinata che rifiuta il silenzio. Oggi parliamo di uno di quei legami che hanno segnato un'epoca dell'immaginario collettivo, Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. Forse quella stagione appartiene già ai capitoli di storia, ma l'inchiostro, a giudicare da ciò che abbiamo visto e ascoltato, non si è mai davvero asciugato. Per settimane i tabloid sono stati un calderone in pieno bollore, sussurri di riavvicinamento, mormorii su presunti scandali digitali, teorie su cuori mai del tutto guariti che aleggiavano attorno a Ozan come una burrasca in cerca di approdo. Ma ieri, davanti all'ufficio di un noto produttore nel brulicare di Etiler, la tempesta ha avuto un volto e una voce. Ozan Akbaba è uscito alla luce del giorno e ha pronunciato un monologo che era difesa, filosofia e, in filigrana, una lettera d'amore a un passato che non vuole morire. Oggi, qui su Turkey News Magazine, ne analizziamo ogni sillaba, i programmi a basso costo che ha messo alla gogna, i ritmi nuovi che dice di aver imparato, e due parole che hanno incendiato il web. Mio tesoro. Prima di immergerci in questa confessione senza filtri, diventate parte del nostro cerchio. Iscrivetevi, mettete like e, se volete sostenere il nostro lavoro e la nostra passione, cliccate su Join. Il vostro supporto è il battito del cuore di Turkey News Magazine. Andiamo nelle strade di Istanbul, dunque. Per comprendere il peso di ciò che è accaduto bisogna riconoscere il peso di ciò che c'era prima. La storia tra Ozan Akbaba e Sinem Ünsal non nacque semplicemente su un set. Li prese fuoco, confondendo i confini tra scena e realtà, alimentando una folla globale affamata di ogni briciola che li riguardasse. Anni sono passati, i percorsi si sono divisi, le scelte artistiche li hanno portati lontano, eppure una domanda è rimasta sospesa come una nube testarda: è davvero finita? Ultimamente le colonne del gossip sono state implacabili. Hanno tessuto racconti su uno Ozan forse assalito da nostalgia, forse tentato da un passo indietro. A complicare il quadro, accuse digitali più sgradevoli, presunte esposizioni con screenshot che rimbalzavano sui social nel tentativo di macchiare la sua immagine, un'atmosfera satura di veleno, di quella negatività che di solito spinge le star a barricarsi dietro porte chiuse. Ma Ozan ha scelto un'altra strada. Ha scelto di parlare. Non ha esitato. Chi era lì lo ha descritto come trasparente, quasi disarmante nella sua franchezza. Nessun paravento, nessun copione dettato da un ufficio stampa. Ha riconosciuto l'ombra attraversata, l'ha guardata dritto in faccia. Ho vissuto eventi che mi hanno fatto attraversare momenti difficili, ha ammesso con voce salda. Nello stesso respiro, però, ha preso quell'ombra e l'ha piegata in un'altra forma, non un baratro, ma un tunnel. Un passaggio, un rito di passaggio. Ho fatto buon uso di questo periodo, ha detto, come chi posa una pietra nuova sulle fondamenta. Prima, però, serviva liberare il terreno. L'attore ha affrontato le famigerate esposizioni, quegli screenshot che galleggiavano nella fogna digitale, con una freddezza chirurgica. Non ha regalato loro l'onore della rabbia, ha offerto il disprezzo della verità. È uno spettacolino semplice e a buon mercato, ha tagliato corto. Meno male che non hanno tentato un Photoshop ancora più ridicolo. Tipo, le ho detto di tagliarsi i capelli, eccetera. Sono notizie completamente false. In quelle parole c'era frustrazione, certo, ma non per la cattiveria in sé, per il sistema che se ne nutre. Non c'è notizia, e allora spuntano queste sciocchezze, ha brontolato. È stata una critica alla cultura della celebrità usa e getta, un rifiuto dell'idea che la sua vita sia proprietà pubblica da ritoccare per un click. Chiamandolo spettacolino a buon mercato, si è collocato un passo sopra il frastuono, osservatore del circo, non clown in pista. Ma se Ozan rifiuta lo spettacolino, cosa sta facendo? A quanto pare, sta costruendo una versione nuova di sé. In una rivelazione che ha sorpreso molti, il bell'attore ha svelato i dettagli di una piccola rinascita personale. Mentre il mondo scommetteva sulla sua caduta, lui, in silenzio,
si regalava arte e disciplina. Ho provato a trasformare questo periodo in qualcosa di positivo, ha spiegato. E come incanala la tensione un'icona moderna? Il ritmo e movimento. Suono la batteria, prendo lezioni, ballo il tango. Insomma, mi tengo occupato. Fermiamoci un istante a decifrare la metafora. La batteria è rilascio viscerale, è percuotere l'ansia fino a farne un battito nuovo. Il tango è controllo e abbandono insieme, passione e geometria, una conversazione senza parole, fatta di equilibrio e fiducia. Queste non sono le occupazioni di chi si compiace della propria sfortuna, sono le discipline di chi affila l'anima. Così hanno letto le sue frasi i giornali e i fan, prova di forza mentale, di qualcuno che non solo resiste, ma produce. Ozan non sta solo sopravvivendo, sta evolvendo. Per quanto lo immaginiamo volteggiare in una milonga, la stampa ieri aveva un unico bersaglio, Sine Munsal. La domanda era inevitabile. Le voci su un tentativo di riconciliazione avevano raggiunto febbre e delirio, e i microfoni si allungavano come frecce, impazienti di catturare una smentita o una missione. La risposta di Ozan è stata un manuale di intelligenza emotiva. Niente schivate, niente scatti d'ira. Ha parlato con una calma che ha zittito persino i clacson. Assolutamente no, ha detto, inchiodando il coperchio sulla bara di quei rumor. Poi ha fatto qualcosa di inatteso, ha raccontato il perché. Perché non abbiamo mai litigato? Anche se ci siamo lasciati, Sinem è una carissima amica. È vero, non ci vediamo da tanto, ma è sempre stata molto importante per me. Non siamo mai diventati nemici. Dopo la rottura non ci siamo più parlati, ma la amo, perché è molto importante per me. Nessuna riconciliazione, ma rispetto e amore restano. Il titolo era già scritto. Eppure la sottotrama era molto più ricca. In un mondo dove la fine equivale spesso a fallimento, rabbia e foto rimosse da Instagram, Ozan ha offerto una grammatica nuova, una separazione pulita che non lascia detriti, solo distanza. Non abbiamo mai litigato, è una smentita potente delle favole fosche intessute sul loro addio. Suggerisce che il congedo sia stato armonioso quanto doloroso. Lui la ama. Non con la fiamma scoppiettante di un presente bruciante, forse, ma con l'affetto che non si consuma, quello che si serba per chi ha segnato un capitolo monumentale della propria vita. Lei è un tesoro, qualcosa di prezioso da proteggere, che non smette di valere solo perché non lo tieni più ogni giorno tra le mani. Il boato sui social è stato immediato. Mio tesoro è schizzato tra i trend in minuti. La tribù dei fan, quella che non ha mai smesso di leggere i dettagli tra le righe, si è spaccata in due correnti emotive. La prima ha visto nelle parole di Ozan un congedo maturo e rispettoso, la chiusura definitiva di una porta lasciata per troppo tempo socchiusa. Segno di crescita, di un uomo che guarda al passato con grazia, e al futuro con fermezza. L'altra corrente, quella degli ottimisti irriducibili, ha letto una confessione, un amore finito, sì, ma non cancellato. Per loro, quel «l'amo» era la prova che la brace è viva sotto la cenere. Hanno ripescato vecchie comparsate, scatti sfocati dietro le quinte, sorrisi rubati a un red carpet. Non abbiamo mai litigato, ha fatto il giro della rete migliaia di volte, confutando il mito di un addio tra urla e porte sbattute. La loro storia, più che tragedia, si è riscritta come poesia malinconica. Perché importa tutto questo? Perché la relazione tra Ozan Akbaba e Sinem Munsal non fu un capriccio da tabloid, ma una piccola leggenda da copertina. Nacque all'apice della loro sinergia professionale, quando l'armonia davanti alla macchina da presa debordava dietro le quinte. Ogni foto diventava un caso, ogni sguardo un indizio, ogni silenzio un paragrafo. Ma la stessa dichiarazione di Ozan suggerisce che quell'intensità fosse sostenibile solo per una stagione. Dopo la rottura, le strade si sono biforcate senza rimpianti. Sinem ha scalato con costanza la gerarchia del talento televisivo, diventando una delle interpreti più richieste, sinonimo di grazia e credibilità. Ozan ha allargato l'orizzonte, spalancando finestre che affacciano su nuovi mercati, su un pubblico sempre più internazionale che ne ama carisma e disciplina.
Eppure, a dispetto della distanza fisica e professionale, qualcosa è rimasto, non parliamo, ma l'amo ancora. È un legame di memoria, non di manutenzione. È ciò che resta quando si scivola via dalle mani senza scivolare via dal cuore. E Sinem? Dopo parole così pesanti, gli occhi si sono inevitabilmente voltati su di lei. La splendida attrice, con la discrezione che la contraddistingue, ha scelto il silenzio. Nessuna smentita, nessuna conferma, nessuna riga di commento. Ma nel dizionario della comunicazione delle star, il silenzio sa essere un grido. I commentatori più navigati lo hanno interpretato come una postura di serenità, non sente il bisogno di parlare. È salda, preziosa nella storia, ma non vincolata a rincorrerla. Così il silenzio di Sinem ha lasciato che le parole di Ozan si stagliassero da sole. Omaggio, non sfida, riconoscenza, non rivendicazione. Nelle redazioni che contano, la frase che circola è chiara. Queste, dette a Etiler, potrebbero essere per un bel pezzo le parole definitive. Nessuna riconciliazione spettacolare all'orizzonte, nessuno strappo avvelenato da consumare in pubblico. Solo una storia che ha lasciato un solco gentile, una connessione ricordata con rispetto profondo. E allora vi lasciamo con un'immagine. Ozan Akbaba in mezzo alla strada, un pomeriggio in cui i clacson sembrano più docili, che rifiuta la fiera delle vanità a buon mercato, abbraccia il battito della batteria, il passo regolare del metronomo, la promessa di un giro di tango in più, e con la memoria di Sinem Unsal tenuta tra le mani come una gemma rara, non da esibire, ma da custodire. È un finale sofisticato per un capitolo rumoroso. Non è la vendetta della cronaca, è la vittoria del senso. E se c'è una lezione, è che a volte l'amore non ha bisogno di palchi o di rumore per essere vero. A volte basta un mio tesoro detto senza alzare la voce, e il mondo capisce tutto. Grazie per aver vissuto con noi questa immersione nel cuore di una stella e nell'eco di una coppia che ha fatto sognare. Se questo viaggio vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi e condividete. E se volete che possiamo continuare a raccontare storie con la cura e la profondità che meritano, ricordate. Il tasto Join di Turkey News Magazine vi aspetta. Diventate parte del nostro tesoro. Fino alla prossima volta, ballate il vostro tango e non accontentatevi mai di uno spettacolino a buon mercato. Qui, dove i sogni trovano voce e le verità hanno spazio, la luce resta accesa finché ci siete voi. E noi, parola di Turkey News Magazine, continueremo a raccontare ciò che arde sotto la superficie, dove tutto comincia e nulla, davvero, finisce. Dopo che le telecamere si sono spente e i telefoni hanno smesso per un istante di vibrare, il quartiere ha ripreso il suo ritmo, ma l'aria non era più la stessa. Chi ha ascoltato Ozan giura di aver colto un nuovo passo nella sua andatura, un passo che non scappa né rincorre, che accetta e trasforma. E forse è proprio questa la ragione per cui quelle due parole, mio tesoro, hanno travolto le timeline, perché non suonavano come strategia, ma come resa alla verità. In fondo, i veri finali non sono mai assoluti, somigliano più a una cadenza sospesa, a una pausa che lascia spazio a un respiro. C'è chi, tra i fan, immagina già una scena lontana, un festival, una casualità benedetta in cui due persone che un tempo si sono scelte per un tratto di strada si incrociano di nuovo, si sorridono da lontano, riconoscendo nell'altro la parte migliore del passato. Non è un copione, è il privilegio della memoria, la più tenace delle nostre invenzioni. E mentre i riflettori cercano un altro volto, un'altra storia su cui posarsi, questa rimane, a modo suo, perfetta così com'è, un ricordo che non chiede altro che essere trattato con gentilezza. Etiler, quel pomeriggio, è diventato il punto fermo di una frase che si trascinava da troppo tempo. Perché Ozan non ha solo negato o smentito, ha disegnato una cornice. Dentro quella cornice, la musica della batteria non è più solo rumore, ma una scelta. Il tango non è una moda, ma un linguaggio. E Sinem Unsal, con il suo silenzio elegante, non è assenza, ma presenza diversa, meno invadente, più vera. Da oggi, ogni voce dovrà fare i conti con questa cornice. E noi, su Turkey News Magazine, ci prendiamo l'impegno di ricordarla ogni volta che qualcuno proverà a spennellare a caso sopra un quadro che non gli appartiene.
Perché certe storie non si rompono, si posano. E nessun spettacolino a buon mercato potrà scrollarle via.